mind's telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. Start so innocent. Then you kick it up and now I want to show you all what you deserve. And know we got so much to learn. Ciao a tutte, bentornate sul mio canale, benvenute a tutte le nuove iscritte. Io sono Tiziana e oggi andiamo a realizzare questa bellissima borsa tulipano, appunto nocciolina, molto estiva. Non è assolutamente difficile, adesso vediamo quello che ci occorre per poterla realizzare. Per questo progetto davvero molto estivo andiamo ad utilizzare il cordino Ares di Borgo dei Pazzi. È un cordino piatto, vedete, ed è soprattutto morbidissimo nella lavorazione. Io vi lascio questo codice sconto col quale lo potete acquistare con uno sconto immediato di 5 euro, ma lo sconto, appunto, lo ripeto sempre, è valido per qualunque cosa trovate sul loro sito. La tonalità di oggi che ho scelto è la 23 e per i contorni, come avete visto in anteprima, utilizzerò la numero 37. Io poi il quantitativo finale ve lo dirò a fine video. Poi ho deciso di accoppiare una coppia di manici tondi in oro e 4 moschettoni, accessori che trovate facilmente su Amazon o nelle mercerie online. Per quanto riguarda l'uncinetto utilizzerò il 3,5, ma il cordino Ares lo potete tranquillamente lavorare sia col 4 che col 4,5, quindi a questo punto iniziamo subito con la spiegazione. Iniziamo il progetto creando il primo pannello, perché questa borsa sarà composta da 4 pannelli identici lavorati appunto nocciolina. Quindi io cosa faccio? Realizzo 16 catenelle e poi torno indietro a punto basso e così ottengo un totale di 15 maglie basse in questo modo. Quindi completo tutto e ci rivediamo per vedere come fare il punto nocciolina. Finito il primo giro mi ritrovo con 15 maglie basse, quindi cosa faccio? Catenella, volto il lavoro e inizio con una maglia bassa sulla prima maglia disponibile e subito dopo inizio il punto nocciolina, quindi filo sull'uncinetto, entro nella maglia successiva e faccio un punto alto non chiuso, perché dovrei fare un'altra gettata e chiudere, invece no, rimango con il primo punto alto aperto. Rifaccio la stessa cosa, quindi un punto alto non chiuso e lo rifaccio per la terza volta in questo modo. Adesso prendo il filo e chiudo tutte insieme in questo modo. È una catenella di sicurezza e questo è il nostro primo punto nocciolina. Poi nelle successive 3 maglie faccio 3 punti bassi, quindi 1, 2 e 3, e nuovamente in quello successivo rifaccio il punto nocciolina, quindi prendo il filo, entro e faccio un punto basso che non completo, quindi non faccio l'ultimo passaggio di chiusura, lo rifaccio una seconda volta ed una terza, quindi in totale sono 3 punti alti non chiusi e poi alla fine della terza maglia li chiudo tutti insieme in questo modo. Catenella e nuovamente procedo con 3 maglie basse nelle successive 3 maglie. Ed ecco il nostro punto nocciolina. Nuovamente un altro punto nocciolina, quindi con 3 maglie basse non chiuse assieme, in questo modo. Mi ritrovo con 4 asole sull'uncinetto che chiuderò poi tutti assieme e poi una catenella. Nuovamente 3 maglie basse nelle successive 3
E adesso rifacciamo l'ultimo punto nocciolina di questa riga, in questo modo, con i nostri 3 punti alti non chiusi. Che chiudiamo tutti insieme e facciamo una catenella. Mi rimane l'ultimo punto basso che vado a lavorare e così ho completato la prima riga. Adesso faccio una catenella, volto il lavoro e adesso come ritorno andiamo a fare un giro di punti bassi e mi raccomando devono essere sempre 15. Quindi il primo lo eseguo, il secondo sulla catenella dove abbiamo fatto di chiusura del nostro punto nocciolina, nei 3 successivi, in questo modo, e poi nuovamente sulla nostra nocciolina. Quindi completo fino a qui e ci rivediamo per vedere come fare il secondo giro a punto nocciolina. Eseguito il giro di ritorno a punto basso, catenella, vedete queste sono 4, nel giro successivo andiamo a creare dei punti nocciolina nel centro di queste 4, quindi nel giro successivo saranno solo 3. Quindi ho fatto la catenella, volto il lavoro, quindi che faccio? Nei primi 3 punti faccio 3 maglie basse, ed in quello successivo, che è esattamente, vedete, questo punto esattamente al centro, vado ad eseguire il nostro punto nocciolina, quindi 3 maglie alte chiuse tutte assieme. Chiudo tutto, catenella, nelle 3 maglie successive vado a fare 3 maglie basse e nuovamente vedete al centro tra queste due un punto nocciolina, quindi il punto nocciolina si esegue sempre nello stesso modo. Chiudiamo tutto, catenella, nei 3 successivi nuovamente 3 maglie basse e qui la nostra ultima nocciolina, perché saranno delle righe con 4 noccioline alternate a righe con 3 noccioline, perché devono andare sempre al centro, quindi creare una sorta di scacchiera. Quindi chiudiamo questa ultima nocciolina e ci restano 3 maglie basse che andiamo ad eseguire. Quindi 1, 2 e 3. Catenella, voltiamo il lavoro e adesso facciamo il giro di ritorno a punto basso, quello che abbiamo fatto prima. Quindi sono dei giri dove creiamo la nocciolina e dei giri di ritorno a punto basso. Il prossimo giro ovviamente iniziamo e andiamo a realizzare queste noccioline in questo rigo e poi in quello successivo 3. Io già ho realizzato un pannello, così ve lo faccio vedere, ed eccolo qui. Come voi vedete alterniamo 4, 3, 4, 3, 4, eccetera, eccetera. Il totale di questa striscia credo che sia circa 35 cm, ma poi vi do la misura precisa, ma è formato da righe di appunto di riga e nocciolina 29, quindi si parte con 4 e termino sempre con 4 per un totale, quindi se andiamo a contarle sono 29. Quindi creiamo queste 4 strisce e vi faccio vedere nel passaggio successivo come contornarle e poi passiamo alla cucitura. Completate tutte e 4 le strisce, adesso dobbiamo creare il contorno che io andrò a fare appunto con l'altra tonalità. Il pannello completato, quindi completo di contorno, misura 36 di lunghezza e quasi 11, quindi un 10,5 di larghezza.
Adesso ne prendiamo uno e vi faccio vedere come creare il contorno. Quindi prendo l'altro colore, mi vado ad agganciare in un punto qualunque. Nel frattempo la codina, mi raccomando, lavoriamola. Mi aggancio con un punto basso, in questo modo, e in ogni maglia sottostante creo un punto basso così. Vedete? Quindi poi a un certo punto la codina l'abbiamo già agganciata, non la lavoro più. Arrivato nell'angolo, vedete, io cosa faccio? Una maglia bassa, una catenella e un'altra maglia bassa sempre nello stesso punto. Poi in ogni riga sottostante vado a creare i punti bassi in questo modo, guardate. In corrispondenza sia del giro a punto nocciolina che del giro di ritorno a punto basso. E così vado a rifinire la mia striscia. Ed ecco qua. Quindi faccio quello che ho fatto nell'angolo, lo vado a ripetere negli altri tre. Quindi concludo qui la lavorazione e ci rivediamo per vedere come assemblare queste 4 strisce. Nel momento in cui ho terminato di contornare tutti i pannelli, adesso li ho disposti in questa maniera, quindi un pannello per lungo da questa parte, da questa parte, da questa parte e da questa parte, in maniera tale che qui poi adesso noi andiamo a formare la nostra base. Quindi io partirò da prima a cucire questa parte e poi vi faccio vedere come cucire i laterali. Io ho preso un po' di filo arancio, mi sono agganciata qui sotto, quindi con un nodino. Adesso come punto di riferimento prendo la catenella dell'angolo. Io qui mi sono presa le varie misure, quindi basta fare combaciare questa parte e trovare il punto da dove iniziare. Quindi io entro qui dove ho messo il marcapunti che adesso tolgo, prendo tutte e 4 le asole dei punti bassi di contorno e tiro per bene, in questo modo. Sempre da questa parte prendo le asole dei punti successivi, sia del primo pannello che del secondo pannello, e tiro per bene, in questo modo. Continuo sempre nella stessa maniera, perché oltre a dargli questo tipo di cucitura una certa robustezza, anche esteticamente diventa anche una cucitura diversa e carina, che io oltretutto utilizzo molto spesso. Si va avanti in questa maniera fino a qui. Rifaccio la stessa cosa da questa parte e ci rivediamo per farvi vedere come andare a cucire i laterali. Ultimate le cuciture della parte centrale, che poi sarebbe la nostra base, adesso dobbiamo creare le cuciture dei laterali. Io qui ho lasciato attaccato perché adesso proseguiamo. Quindi che cosa facciamo? Prendiamo questi due lati e li uniamo in questo modo. Io infatti già ho preso il punto in cui, vedete, perché poi per la particolarità della borsa ovviamente questo lato è più corto, messo in questa maniera, quindi adesso io ho unito e non faccio altro che continuare le cuciture che ho fatto prima. Sempre le 4 asole, quindi continuo questa. Vedete? Il numero dei punti è uguale perché tutti e 4 i pannelli che abbiamo creato sono identici, quindi non abbiamo problemi di misure.
e si procede in questa maniera. Quindi io faccio così e cucio fino al punto che abbiamo preso. Poi faccio la stessa cosa da questa parte, infatti io nell'altra cucitura ho lasciato un po' di filo. Poi faccio anche da questa parte, praticamente lo faccio in tutti e 4 i lati, in maniera tale da iniziare a creare appunto la forma a tulipano. Quindi completiamo tutte e 4 le cuciture e ci rivediamo per il passaggio successivo. Ed ecco qui tutte le cuciture, vedete? Anche l'effetto di questa cucitura è veramente molto carina. Io ho già inserito un manico, adesso nel dettaglio vi farò vedere come va inserito. Allora, intanto io prendo il mio manico dorato, riprendo l'arancio e vado a contornare con dei punti bassi tutto il cerchio in questo modo. Quindi molto molto semplice. Vedete, senza stringere troppo quelli che ci andranno come numero. Lo facciamo tutto quanto e poi vi faccio vedere appunto come verrà cucito in questa parte della nostra borsa. Finito di contornare quindi tutto il nostro manico, io come misura, quindi l'ho appoggiato così e questa parte qui corrisponde a 30 maglie nel mio caso, quindi ne ho lasciate 30 all'interno e quindi mi sono agganciata dove c'è la catenella in quest'angolo e qui andrò a cucire nello stesso modo in cui ho creato le cuciture che abbiamo visto prima. Quindi io cosa faccio? Mi sono agganciata qui con un po' di filo, sempre col filo arancio, quindi adesso praticamente io vado nella catenella dell'angolo, vado in questo appunto che mi delimita la parte da cucire, tolgo il marcapunti e vado a fare la cucitura che abbiamo fatto fino adesso in questo modo. Sempre da questa parte prendo tutte le asole e cominciamo a tirare per bene, così fissiamo molto bene il manico. Continuiamo sempre dallo stesso lato e tiriamo come abbiamo cucito i 4 pannelli, quindi la cucitura è la stessa, identica. Quindi si procede, vedete, in questo modo. Quindi non vi preoccupate perché poi qui quando andiamo a stringere assumerà questa forma, vedete, perché riusciamo ad agganciarla tutta. Quindi completiamo questa cucitura e ci rivediamo a borsa finita. Progetto finito. Io alla fine il manico, come avete visto appunto nella spiegazione, li ho voluti direttamente cucire e non agganciarli con i moschettoni che vi avevo fatto vedere quando vi ho mostrato il materiale, anche perché secondo me il progetto così viene molto più carino. Ho aggiunto una tracolla anche per farvi vedere che può essere portata così, oppure direttamente in questo modo, oppure portata a mano. Quindi diciamo che abbiamo tantissimi utilizzi, quindi una borsa veramente molto versatile, molto estiva e si può realizzare sia così come l'ho realizzata io, quindi in doppio colore, può essere monocolore o addirittura possiamo andare a giocare con i 4 pannelli tutti di diverso colore. Del resto del cordino Ares ne abbiamo così tante tonalità che veramente ci possiamo sbizzarrire. Vi lascio il codice sconto così potete acquistarlo con uno sconto immediato di 5 euro, ma non solo per il cordino Ares che vi ho presentato oggi, ma tutto quello che trovate sul loro sito. Se c'è qualche passaggio che non vi è chiaro, mi raccomando, mandatemi un messaggio, ma fatemi sapere soprattutto se il progetto vi è piaciuto. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi sul mio canale e attivate la campanella perché stanno arrivando altri progetti estivi, uno più bello dell'altro. Ci vediamo alla mia prossima creazione.